Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Clurtanol CT, Laboratorio Farmaceutico SRL, ultimo aggiornamento. 15 febbraio 2022. Cos'è Clurtanol? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Clurtanol durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'è Clurtanol? Clurtanol è un farmaco a base del principio attivo atenololo più clurtalidone, appartenente alla categoria degli beta-bloccanti più diuretici e nello specifico beta-bloccanti selettivi ed altri diuretici. È commercializzato in Italia dall'azienda CT, Laboratorio Farmaceutico SRL. Clurtanol può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni: Clurtanol 100 mg più 25 mg 30 compresse. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: CT, Laboratorio Farmaceutico SRL. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo: atenololo più clurtalidone. Gruppo terapeutico: beta-bloccanti più diuretici. Forma farmaceutica: compressa. Indicazioni: Clurtanol è indicato per il trattamento dell'ipertensione arteriosa essenziale nei pazienti in cui la pressione arteriosa non è adeguatamente controllata dalla sola monoterapia con atenololo clurtalidone. Posologia: quando clinicamente appropriato, nei pazienti in cui la pressione arteriosa è insufficientemente controllata, deve essere considerato il passaggio diretto dalla monoterapia all'associazione fissa. Adulti: la dose di mantenimento abituale a una compressa al giorno di Clurtanol. Nei pazienti che non rispondono adeguatamente alla terapia con Clurtanol, la dose può essere aumentata ad una compressa di Clurtanol. Quando necessario, è opportuno associare un altro antipertensivo, quale un vasodilatatore. Popolazioni speciali. Uso negli anziani. In questo gruppo di pazienti il dosaggio è spesso più basso. Uso nei bambini e negli adolescenti, 18 anni. Non esistono esperienze cliniche relative all'impiego nei bambini e negli adolescenti di atenololo/clurtalidone. Pertanto atenololo/clurtalidone non deve essere somministrato ai bambini e agli adolescenti. Uso nei pazienti con danno renale. A causa delle proprietà del clurtalidone, atenololo/clurtalidone mostra una ridotta efficacia in presenza di insufficienza renale. Pertanto questa associazione a dose fissa non deve essere somministrata a pazienti con grave danno renale, vedere paragrafo 4.3. Uso nei pazienti con compromissione della funzionalità epatica. Non sono necessari aggiustamenti posologici nei pazienti con compromissione della funzione epatica. Controindicazioni: atenololo/clurtalidone non deve essere somministrato a pazienti che presentano una qualsiasi delle seguenti condizioni: nota ipersensibilità all'atenololo e al clurtalidone, o a derivati sulfamidici, o ad una qualsiasi degli eccipienti, blocco atrioventricolare di secondo o terzo grado, malattia del nodo del seno, bradicardia, insufficienza cardiaca non controllata, shock cardiogeno, ipotensione, gravi disturbi della circolazione arteriosa periferica, grave insufficienza renale, acidosi metabolica, feocromocito ma non trattato, gravidanza e allattamento, gravi epatopatie, gravi nefropatie, gotta manifesta, avvertenze speciali e precauzioni di impiego dovute alla presenza del beta-bloccante atenololo. Sebbene controindicato nell'insufficienza cardiaca non controllata, vedere paragrafo 4.3, può essere somministrato a pazienti con insufficienza cardiaca purché copyright controllata e, con la dovuta, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione dovute all'atenololo. L'uso concomitante di beta-bloccanti e calcio-antagonisti con effetto inotropo negativo, ad esempio Verapamil, Diltiazem, può causare un aumento di questi effetti, particolarmente nei pazienti con compromessa funzione ventricolare, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Clurtanol insieme ad altri farmaci come Eurosaltiazem Euro, Eurosangizem Euro, Eurosnildela Euro, Eurosniltiazem Doc Generica Euro, Eurosniltiazem Mega Euro, Eurosniltiazem Milan Genericus Euro, Eurosniltiazem Ratiofarma Euro, Eurosniltiazem Sandoza Euro, Eurosnilcenea Euro, Eurosgilenia Euro, Eurosisoptin, compressa a rilascio modificato, compressa
compressa rivestita, compresse rivestite a euro, Sisoptin, soluzione, uso interno, a euro Stilium a euro Sverapamil Doc Generic a euro Sverapamil Lega a euro Sverapamil Excel a euro, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Clurtanol durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Clurtanol durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Atenololo/Clurtalidone non deve essere somministrato durante la gravidanza. Allattamento. Atenololo/Clurtalidone non deve essere somministrato durante l'allattamento. Vedi la scheda tecnica del farmaco RCP completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. È improbabile che il prodotto influisca sulla capacità di guidare e sull'uso di macchinari. Tuttavia, va tenuto in considerazione che si possono occasionalmente verificare capogiri o affaticamento. Effetti indesiderati. Negli studi clinici, i possibili eventi indesiderati riportati sono generalmente attribuibili alle azioni farmacologiche dei suoi componenti. I seguenti effetti indesiderati, classificati per sistema corporeo, sono stati riportati con le, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. I sintomi di sovradosaggio possono manifestarsi con bradicardia, ipotensione, insufficienza cardiaca acuta e broncospasmo. Le misure di supporto generali devono comprendere: stretta sorveglianza medica, ricovero nel reparto di terapia intensiva, lavanda gastrica, impiego di carbone attivo e di un lassativo per prevenire l'assorbimento di qualsiasi farmaco ancora presente nel tratto gastrointestinale, impiego di plasma o sostituti del plasma per trattare l'ipotensione e lo shock. È da considerare la possibilità di utilizzare l'emodialisi o l'emoperfusione. Una spiccata bradicardia può essere corretta con 1-2 mg di atropina somministrata per via endovenosa o con un pacemaker cardiaco. Se necessario, a questa può far seguito una dose di 10 mg di glucagone in bolo per via endovenosa, che può essere ripetuta o seguita da 1-10 mg/h di glucagone per infusione endovenosa in funzione della risposta. Nel caso non vi fosse risposta al glucagone o questo non fosse disponibile, si ricorra a uno stimolante beta-adrenocettore come la dobutamina alla dose di 2,5-10 microgrammi/kg/min per infusione endovenosa. La dobutamina, per i suoi effetti inotropi positivi, può anche essere usata per trattare l'ipotensione e l'insufficienza cardiaca acuta. È probabile che queste dosi siano inadeguate per contrastare gli effetti cardiaci indotti dal beta-blocco in caso di ampio sovradosaggio. La dose di dobutamina deve essere quindi aumentata, se necessario, per ottenere la risposta desiderata sulla base delle condizioni cliniche del paziente. Il broncospasmo può generalmente essere risolto mediante la somministrazione di preparati broncodilatatori. Un'eccessiva diuresi deve essere contrastata mantenendo normale il bilancio tra fluido ed elettroliti. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Antiipertensivi, beta-bloccante più diuretico. Codice ATC. C07CD03. Clurtanol ha un'associazione di due principi attivi dotati di azione antiipertensiva, l'atenololo e il clurtalidone. L'atenololo ha un beta-bloccante, proprietà farmacocinetiche. L'associazione di atenololo più clurtalidone in una sola compressa non modifica la biodisponibilità dei due componenti. La loro emivita sufficientemente lunga consente un'unica somministrazione al giorno. I picchi ematici, dati preclinici di sicurezza. Le prove condotte su diverse specie animali hanno dimostrato per l'associazione atenololo/clurtalidone una tossicità acuta molto modesta, sovrapponibile a quella dei singoli componenti, DL50 nel ratto per OS 2500 mg/kg. Elenco degli eccipienti: amido di mais, talco, magnesio stearato, cellulosa microcristallina. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di clurtanol a base di atenololo più clurtalidone sono: atenololo più clurtalidone Exal, compresse rivestite. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.